Stiamo ascoltando Daytona. Sti cazzo di albarumenci neri. Che cazzo è Taiwan, thailandese? Di che cazzo di nazionalità è questo? Penso Mongolia. Comunque, ma che cazzo fa mai è gay? Allora, sentite un po', questo qua è Daytona, è una macchina storica, diciamo secondo me simbolo degli anni 80, ma non necessariamente, cioè comunque, cioè praticamente ci hanno fatto un gioco arcade addirittura. Senti qua che cazzo sta apparendo tra i risultati di ricerca. È un bel gioco, addirittura a parte, cioè, smettila Taiwan. Appare su Vice City, su Miami Vice, Ah, davvero, pure su Paesini. su questo gioco. Sì, vabbè, non col nome Daytona, ma appare. E Daytona. Io ve la consiglio come canzone perché ispira a tempi dimenticati che non torneranno mai più fondamentalmente. Già. Quei tempi che noi abbiamo vissuto in maniera gioiosa, spontanea, senza rimorso, senza problemi. Beh no, io e te non li abbiamo vissuti, cazzo. No. È quello il problema. Dici? Che non abbiamo mai vissuto dei momenti del genere? Ah sì, ma purtroppo non abbiamo vissuto gli anni 90 e gli 80 a pieno, se non per niente. La cosa mi dispiace perché vivere gli anni 2000 significa vivere nella merda, mannaggia Cristo. Vivere... Erano tempi in cui dominava... effettivamente sapersi, come dire, contraddistinguere in un contesto non bene. Tempi in cui dominava la voglia di fare cose nuove, ma fatte bene soprattutto, fatte bene. Cioè, porco Dio, non c'erano gli streamer su Twitch, non c'era, cioè YouTube specialmente non esisteva, e quando è esistito, cazzo, c'erano i video di merda che paradossalmente erano meglio di quelli di merda che abbiamo oggi. E poi dicevo, cioè, assisti alla creazione di praticamente del tutto, cazzo. Se tu adesso ti vedi un film, sai già che certi modelli scenici, certi tipi di sceneggiature e di come possiamo dire, trucchetti, ma anche dei tropes e dei cliché, cazzo, venivano tutti dai 60 in poi fino agli 80. Probabilmente qualcosa nei 90, ma ne dubito, porca madonna. Perché nei 90 principalmente sono nati questi fenomeni. No, il cazzo, sono morti questi fenomeni. Porco Dio. Ma No, aspetta, allora, infatti, allora, roba come i giochi arcade, ecco, ben venga che anno stiamo parlando? Ma sicuramente nei 90, perché sono Io degli arcade poligonali. Per quello ho detto 90 Sì, ma come metro di riferimento. ma il metodo di riferimento è un cazzo, cioè fondamentalmente sono gli anni 90, 80 a dominare, perché allora 90 ok, nel videoludismo ok, anche inizi 2000, ma io sto guardando il tutto del mondo dei media. A quel punto, dando di cappello una volta, prima stavamo vedendo qualche video di Vizio Miami Vice. Praticamente sì, ma praticamente se non esisteva Miami Vice non esisteva Grand Theft Auto Vice City, non esistevano serie TV e film fatti come esistono adesso, e voi non ci credete, ma credeteci, perché è vero. Io sono rimasto colpito dalla profondità e elementi che
Porco dio. Miami Vice. Che cazzo dai, non ti fa prendere gli spasmi, qua mi spavento. Perché poi Mi spavento. come dire, anche a me mi ha colpito questi elementi di Miami Vice che sicuramente. E lui non l'ha neanche mai visto, e quello è il bello, cioè solo da degli spezzoni tu capisci che cazzo questo potrebbe essere fatto adesso per quando hai controcoglioni. Che ci sta qua, oh? Che ci sta, oh, mannaggia la madonna. No, allora voglio farvi presente una cosa. Che chiaramente noi, cioè avendo il mio collega qui, a casa in campagna, allora ho detto probabilmente ci saranno delle entità maligne, oscure. Sicuro? Oh, io controllo al limite, scusa ma il nostro... Porca madonna, scusa ma il nostro guardiano qua che dice? No, infatti sta facendo un buon lavoro. Ci sono delle entità malefiche qui? Scusa, ti stavo per rovesciare il bicchiere sul computer, non penso sia molto benefico per il computer. Allora, vediamo se qui ci sono delle esperienze. Scusami, leggi. Aspetta, oh cazzo. aspetta. No, vorrei capire, uscire da qui e vedere se... Oh, no, non è così alto, non è così alto. Constatare se No, ci non sono. è alti. Oh, c'è la prima lucciola di... La lucciola porta a guadagno. Tanto tranquillo, non si vede un cazzo, quindi io direi di entrare. No, perché tanto non si vedrebbe un cazzo, sarebbe inutile farti crocifiggere e poi non c'è niente. Comunque, io consiglio il video che adesso apparirà in sovraimpressione, qua tipo. Questo qua è un bel video, ci siamo sprecati, porco dio, un'ora e mezza a farlo. Lo consiglio, lo coniglio. Oh, senti, puoi andartene là dal laghetto perché quello ci ho messo tanta premura a farla. Se tu ti fai il bagno là, riesci con l'Ebola. Allora, con l'Ebano. Oh, puoi rientrare che mi entrano tutte le zanzare in camera, mannaggia la madonna, Cristo muschio. Stavo un attimo crocifisso, capì? Il crocifischio lo devi fare su un muro, no? Non per terra. Ti piacerebbe essere, cazzo, non era così facile un tempo. A Gerusalemme. Dai, ti tiro fuori io, porco dio, qua mi entrano, dai, distruggi un po' tutto. Allora, mannaggia la madonna. È successo che in pratica. Allora, è successo che in pratica ci sono delle presenze maligne. Ma io ho trovato solo una lucciola là fuori, non mi sembrava chissà quanta Ora malvagità. ignoriamo la lucciola che vabbè è parte contornante, però io capto la presenza di queste presenze oscure che insomma stanno sicuramente contornando la casa. Di fatto qui abbiamo chiuso la finestra, qui c'è il nostro guardiano spiritico. abbiamo una guardia di finanza. No, questo è un guardiano spiritico, non lo mettere con l'economia che non c'è. Ok, scusa. Questo qua è un guardiano spiritico. Questa porta che Questo praticamente è prematuramente chiusa a chiave. E questo qua è Pac-Man in pensione. Questo è Pac-Man pensionato che è andato in Texas e adesso si sta godendo praticamente i soldi che ha fatto vendendo i pack punti, quelle palline, la droga insomma, fondamentalmente, perché sono pasticche allucinogene. Infatti non a caso pure lui se le inghiottiva e vedeva i fantasmi. Cazzo, scusa, ti ho tolto il cappello. Rimettilo perché mi sa che un po' Stava dormendo. Allora io direi comunque, per chiudere questa parentesi, noi non abbiamo mai vissuto gli anni 90 e 80 e purtroppo la maggior parte di chi ci sta seguendo nemmeno. Quindi io direi di andarvi a recuperare delle cose storiche e di piangerci sopra. No?
bella sta canzone, sì, porca puttana. Perché tempi del genere non li avremo innanzitutto mai più. E poi... cioè, che cazzo abbiamo fatto noi nel 2000, 2010, adesso quasi 2020? Cioè, in cosa cazzo ci siamo contraddistinti? Cioè, no, per dire. Cioè, degli youtuber del cazzo, che alla fine, vabbè, un Filthy Frank ci sta, però... Cioè, perché... Allora, il mio quesito è... Se prima c'era un Michael Mann, un Sergio Leone, un Akira Kurosawa, un Dario Argento, cioè comunque un Collima, un cazzo di... Cioè, adesso che cazzo ci abbiamo? Porco Dio, basta andare su Netflix e vediamo che cazzo ci abbiamo. Tutti i programmi hipster, no? Oppure reboot, quindi ancora meglio, vediamo non si sa quante serie rebootate da Netflix. Cioè a me l'idea di base di portare tipo, che ne so, un prodotto, che cazzo ne so, te lo vedi in ebraico, sottotitoli in giapponese, mi va anche bene, perché è una bella idea. Oppure non c'è un cazzo di latenza, quindi tu puoi vedere le cose più velocemente di YouTube. Ma questo è quando, cioè, è controbilanciato dai lati negativi. Ste serie hipster, porco Dio, non le voglio vedere mai. Io Netflix chiaramente non l'ho mai usato, non l'ho mai provato. A me solo perché è gratis, se no non me ne frega un cazzo. Certo. E per i Monty Python, montagna, pitone di montagna. Netflix può anche partire da una base solida, ma a me, che dopo mi cominciate a fare le serie realizzate da Netflix, È il reboot. no, io no, io sta roba non me la vedo e non mi creo neanche un cazzo di account e non voglio manco di provarlo. Cioè, io ad esempio non ho mai creato e non ho mai utilizzato Twitch. Perché devo farlo? Perché dovrei utilizzare un sistema fallace quale è quello di Netflix? Perché? Per accorparti a quelli che sono le novità odierne. Quali? Non lo vuoi vedere Sex Education? Non lo vuoi vedere Sex Education? Non lo vuoi vedere La Casa di Carne? Vogliamo chiamarle opere? Chiamiamole opere. Non lo vuoi vedere? Non lo vuoi vedere Suburra la serie, non la serie, non la televisione, la serie. Io faccio una domanda: dov'è l'immortalità in queste serie? In ciò che propone oggi questa presunta scelta, perché poi insomma la scelta c'è, ma si tratta di andare a captare una sperimentazione che fondamentalmente non c'è più.